Ciao a tutti! In questo video vi parlerò di la Trinità. I tre assi nella manica per peperoncini super. Estratto di equiseto, estratto di ortica, estratto di consolida maggiore. Ecco i tre alleati naturali per coltivare peperoncini sani, vigorosi e gustosi. Ma ricorda che alla base di una coltivazione sana e produttiva c'è un buon terriccio, ricco di nutrienti e privo di torba. La scelta di utilizzare macerati di piante per fertilizzare i peperoncini offre numerosi vantaggi rispetto ai fertilizzanti commerciali. I macerati sono economici, naturali, efficaci e riducono l'impatto ambientale. Inoltre la loro preparazione può essere un'esperienza gratificante e divertente. Sono ricchi di nutrienti, infatti questi estratti forniscono le piante di azoto, potassio e microelementi essenziali come ferro, zolfo, manganese, calcio e altri. Rinforzano le piante nutrendole dall'interno e le rendono più resistenti agli stress ambientali e alle malattie. L'equiseto in particolare ha proprietà fungicide che aiutano a prevenire malattie fungine. Quando poi le piante vengono spostate all'esterno, gli estratti possono aiutare a tenere lontani gli insetti nocivi, mentre l'alto contenuto di potassio favorisce lo sviluppo di frutti più succosi e saporiti. Invece, la maggior parte dei fertilizzanti in commercio sono semplicemente il risultato di marketing ingannevole. Infatti, molti produttori di fertilizzanti sfruttano il marketing per vendere prodotti con la stessa composizione a prezzi diversi, etichettandoli per diverse colture. Questo approccio è logicamente ingannevole e non offre alcun beneficio alle piante, come ho fatto vedere nello specifico in questo video. E in ultimo, ma non da meno importante, l'utilizzo di fertilizzanti chimici rappresenta un problema significativo per l'ambiente. Oltre ai macerati di piante esistono anche altre alternative: il compost, lo stallatico maturo, lo stallatico in pellet, eccetera, eccetera. Queste soluzioni offrono nutrienti essenziali per le piante in modo sostenibile e rispettoso per l'ambiente. Iniziamo a capire che cosa troviamo sul mercato e i costi. In vendita troviamo la consolida maggiore, l'ortica e l'equiseto in questi tre formati. Spray già diluito, normalmente in un flaccone di circa 750 ml, costa circa dai 10 ai 15 franchi, che equivalgono a 10-15 euro. Finora in questo formato ho trovato soltanto l'estratto di equiseto e l'estratto di ortica. La consolida maggiore in spray non l'ho mai vista. Essendo già diluito è semplicissimo l'utilizzo. Lo si scuote bene e lo si spruzza sulle piante. Lo consiglio soltanto per chi ha una o due piante, perché il costo non è indifferente. Poi troviamo la soluzione concentrata. Anche in questo caso finora ho trovato soltanto l'estratto di equiseto e l'ortica. La consolida maggiore in questo formato non si trova. Un flacone di 250 ml costa tra i 12 e i 17 franchi o euro. Quello che utilizzo io va diluito 5 ml per litro, ma come sempre ricordatevi di leggere attentamente le indicazioni dietro la confezione. Quando avevo una cinquantina di piante, facevo una soluzione di 5 litri ogni 2 settimane e quindi il flaccone da 250 ml mi bastava per 5 mesi, quindi praticamente per tutta la stagione. Direi che il prezzo è ragionevole.
Dopodiché troviamo le 3 piante sotto forma di pellet e in questo caso troviamo anche la consolida maggiore. È sufficiente prendere 15 grammi di pellet e mischiarli a 1 litro d'acqua in un contenitore di plastica e non di metallo per evitare l'ossidazione. L'acqua deve essere senza cloro, quindi se la prendete dal rubinetto lasciatela magari una notte, anche 2, a decantare, dopodiché fate l'intruglio. Ma la miglior cosa sarebbe prendere acqua piovana. In questo caso possiamo anche mischiare le 3 piante e questa è una cosa interessante. Quindi mettiamo 5 grammi di ortica, 5 grammi di consolida, 5 grammi di equiseto e 1 litro d'acqua. Così otterremo una combo delle 3 piante. Non ci hai capito niente? Dopodiché mischiamo bene con un bastone, copriamo con una garza e lasciamo macerare per 2 o 3 settimane. Questo tempo dipende dalla temperatura esterna. Più è caldo e meno tempo ci vorrà, più è freddo e più tempo ci vorrà. L'importante è che ogni giorno togliamo la garza, mischiamo bene col bastone e vedremo che sta fermentando, lavora, quindi fa le bolle, fa un po' di schiuma e il giorno che non farà più bolle, non farà più schiuma, vuol dire che la soluzione è pronta. Una volta terminata la fermentazione abbiamo ottenuto l'estratto concentrato che andrà diluito. Una parte di estratto, 10 parti d'acqua per l'irrigazione, mentre una parte di estratto con 20 parti d'acqua per spruzzarlo sulle foglie. Ricordatevi di filtrare l'intruglio perché se andiamo a spruzzarlo e non lo filtriamo rischiamo che gli ugelli si bloccano. Io ho trovato confezioni da 700 grammi per circa 20 franchi o euro, con cui si ottengono circa 50 litri di soluzione concentrata da diluire in 10 parti d'acqua per l'irrigazione, 20 parti d'acqua per spruzzare sulle foglie, ottenendo 500 litri e rispettivamente 1000 litri di soluzione. Direi estremamente economico e oltretutto molto comodo perché si può preparare soltanto ciò che si ha bisogno. L'unico inconveniente è la puzza che si forma durante la fermentazione. È abbastanza forte, quindi vi consiglio di tenerlo all'aperto o in una cantina, in una legnaia, eccetera. L'intruglio ottenuto non diluito, quindi nella forma concentrata, lo si può conservare in barattoli di vetro chiusi con un tappo in un luogo fresco e all'ombra. Ma la soluzione più economica e quella che richiede anche più lavoro è l'autoproduzione partendo dalle piante fresche. L'ortica la si trova un po' ovunque, per esempio quando si va a fare una passeggiata in campagna. E può anche capitare che nei paraggi si trova la consolida maggiore. Anche l'equiseto si trova facilmente, ma ci sono 15 specie di equiseto. E non tutte si possono utilizzare perché alcune di loro sono molto tossiche. Inoltre, in alcune regioni d'Italia sono protette. In casi come questo preferisco non rischiare e continuerò felicemente ad utilizzare il pellet. Mentre qui a casa ho 2 piantine di consolida maggiore che farò crescere, mentre al lavoro ho diversi cespugli di ortica a cui attingerò. La preparazione è praticamente la stessa del pellet. È sufficiente prendere le foglie oppure tutta la pianta intera se ne avete in abbondanza, la si taglia a pezzettini, la si aggiunge all'acqua piovana oppure appunto da rubinetto seguendo la procedura per evitare il cloro. Le quantità sono 1 chilo di piante per 10 litri d'acqua. Ogni giorno mischiamo l'intruglio in una zona che sia all'ombra ma al caldo, coperto da una garza, e dopo 2 o 3 settimane sarà pronto. Filtriamo, conserviamo nei vasetti di vetro chiusi ermetici in un luogo fresco e buio. Va diluito uguale al pellet. Una parte di estratto e 10 parti d'acqua per l'irrigazione, una parte di estratto, 20 parti d'acqua per le foglie. Ricordatevi che per i prodotti in spray, l'estratto concentrato e il pellet
è buona cosa seguire sempre le indicazioni riportate sulla confezione. Solo così potete ottenere i migliori risultati. Con questi 3 assi nella manica e con un buon terriccio, sarai sulla buona strada per coltivare peperoncini eccezionali. E l'ecosistema te ne sarà grato. In conclusione, scegliere i macerati di piante significa fare una scelta consapevole e responsabile per la salute delle nostre piante e dell'ambiente, compresa la nostra. L'utilizzo di estratti di equiseto con solida maggiore ed ortica può essere un'ottima alternativa ai fertilizzanti chimici. Abbiamo visto che l'acquisto dei prodotti già pronti offre praticità, mentre l'autoproduzione permette di risparmiare parecchio e di personalizzare l'estratto. La scelta del metodo migliore dipende dalle proprie esigenze e preferenze. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!